Esiste da secoli un adagio che abbiamo ascoltato tutti: il buon tacer non fu mai scritto. Da molti attribuito a Dante Alighieri, sembra più probabile che si tratti di una leggera variazione di un verso di Jacopo Badoer, un librettista e poeta italiano vissuto nel secolo XVII. È un'espressione utilizzata sia per criticare una persona che ha detto qualcosa di inopportuno o poco intelligente, sia per invitare qualcuno a riflettere prima di dire qualcosa che potrebbe rivelarsi sbagliata o comunque fuori luogo. Il suo significato ci spinge a considerare il fatto che la bellezza del saper tacere al momento opportuno non è mai stata lodata a sufficienza, ma a quanto vedo ogni giorno questa bellezza non viene coltivata da molti. Viviamo in un'epoca in cui serpeggia una sorta di horror vacui, di paura del vuoto, per cui tendiamo spesso a riempire di parole i momenti di condivisione perché il silenzio ci mette a disagio. E questo è uno dei motivi per cui, facendo un esempio banale, spesso siamo a disagio in ascensore quando ci troviamo con perfetti sconosciuti a dover percorrere parecchi piani. Purtroppo questa incapacità di rimanere in silenzio e di saper gestire i momenti di vuoto ci spinge spesso a dire cose di poca utilità, quando va bene, ma anche cose che sarebbe molto meglio non dire. Avrebbero dovuto educarci fin da bambini al fatto che un conto è parlare per dire qualcosa di interessante e di utile, un altro è dire qualcosa solo per prendere aria alla bocca. Il silenzio fa parte da sempre della comunicazione umana. Basta pensare che prima della nascita del linguaggio verbale i nostri antenati non erano in grado di parlare, sebbene usassero la comunicazione non verbale per scambiarsi informazioni utili, soprattutto per mettersi in guardia dai pericoli o per collaborare. Possiamo immaginare che due uomini primitivi, una volta trovato un accordo su come eseguire un lavoro di collaborazione tramite espressioni non verbali, rimanessero in silenzio durante la maggior parte delle operazioni. Oggi certi silenzi sono preziosi, come ad esempio quando ci troviamo con un vero amico o con il nostro partner e rimaniamo entrambi zitti, passeggiando o osservando un panorama, senza il bisogno di dire cose. Questi silenzi condivisi e accolti sono a mio avviso la prova dello spessore di una relazione, della sua qualità, e sono molto rari. Purtroppo tendiamo a utilizzare il silenzio per lo più nella sua sfumatura negativa, che è quella di punire l'altro, in maniera coercitiva e manipolatoria, comunicandogli il nostro risentimento proprio con l'assenza delle parole. Chi da bambino non si è mai sentito dire dall'amichetto offeso «non ti parlo più», per poi assistere al suo mutismo per ore o per giorni? È interessante, a mio parere, valutare questo comportamento dei bambini, ovvero il fatto che quando sono molto risentiti per qualcosa smettono di parlare con la persona che li ha feriti. La differenza sostanziale tra questa modalità e quella che da adulti molti di noi continuano ad attuare è che i bambini almeno ti avvertono, te lo dicono che non ti parleranno più. Quindi ti offrono una comunicazione diretta che fa subito prendere atto del problema. Da adulti, invece, basta che il partner dimentichi di farci gli auguri per il nostro compleanno, ad esempio per smettere di parlargli per un po', relegandolo in una posizione di impotenza e costringendolo ad arrivarci da solo al motivo del nostro silenzio. Utilizzare il silenzio punitivo è sempre una strategia manipolatoria, dalla quale dovremmo tenerci lontano, e sarebbe utile non accettarlo quando ci viene imposto da qualcuno a cui siamo legati affettivamente. Questo tipo di silenzio, che in psicologia rientra negli atteggiamenti cosiddetti passivo-aggressivi, se ci pensi non sottrae solo la parola, ma toglie la relazione. È una sorta di squalifica che l'altro deve subire trovandosi a parlare con un muro. Ben diverso, invece, è comunicare alla persona che siamo feriti e che pertanto non abbiamo voglia di parlare. Dire in questo momento provo molta rabbia, ne parliamo più tardi, è tutta un'altra cosa rispetto a un silenzio imposto senza motivarlo prima, utile solamente a instillare sensi di colpa nell'altro e ad avere potere sulla sua emotività. In questo modo non annientiamo la relazione, anzi in maniera chiara dichiariamo cosa stiamo provando e che saremo disposti al dialogo, ma in un altro momento. E sarà fondamentale che questo momento arrivi al più presto se ci teniamo a mantenere il rapporto sano. Ma torniamo ai lati positivi del silenzio, che sono indubbiamente più numerosi, quando è usato senza fini punitivi o manipolatori.
In certi casi il silenzio comunica rispetto ed empatia, come nelle situazioni in cui una persona ha vissuto una perdita o un lutto. In questi momenti le parole assumono una sfumatura che può sfiorare il ridicolo. Non so se ti è mai capitato di vedere in un telegiornale il tipico inviato con il microfono in mano che cerca di intervistare chi è stato colpito da una tragedia e gli domanda come si sente in questo momento. Personalmente, ogni volta che mi capita di assistere a queste perle della comunicazione, mi trovo a sperare che la vittima gli tiri uno sganassone sul muso. Purtroppo è una cosa a cui assisto spesso anche nelle sale mortuarie. Quando certi visitatori si presentano e vuoi per imbarazzo, vuoi per la poca sensibilità, iniziano a parlare a raffica, non solo con chi sta vivendo il dolore, ma anche con gli altri visitatori presenti. A volte il silenzio è un dono che possiamo fare all'altro e che spesso non facciamo. Sarà sicuramente capitato anche a te di incontrare un conoscente che ti saluta e ti dice «Come va? Tutto bene?» È una formula di saluto molto frequente nella città in cui vivo, che è Brescia, e solitamente viene usata con le migliori intenzioni. Ma c'è qualcosa in questa espressione che mi disturba molto, forse a causa di una deformazione professionale tutta mia. Come va tutto bene? È una domanda che suggerisce una risposta univoca, in una modalità che ha ben poco a che fare con la relazione. È un po' come dire ti chiedo come va perché hai educato farlo, ma tu da bravo dimmi che va tutto bene, perché non ho la minima intenzione di ascoltare i tuoi eventuali disagi. Basterebbe un sano ciao, come stai? Senza aggiungere altro e predisponendoci ad ascoltare in silenzio quanto il nostro interlocutore ha da dire, senza interromperlo, nel caso ci racconti qualcosa di poco felice. La capacità di ascolto, che per forza di cose prevede silenzi mentre l'altro parla, è una vera e propria arte che pochi hanno e che favorisce moltissimo l'aumento del nostro potenziale agli occhi dell'altro, in un mondo in cui tutti parlano. Se ti sei mai rivolta o rivolto a uno psicoterapeuta, ma anche a un coach o a un counselor, probabilmente avrai assaporato la sensazione di ricevere un ascolto sorprendente, sempre che tu abbia scelto un vero professionista. I momenti in cui lo psicoterapeuta si limitava a guardarti senza dire una parola durante le tue pause nel flusso del racconto, se ci pensi, sono stati spesso delle chiavi di volta nella tua consapevolezza e hai raggiunto nuovi punti di vista in autonomia. Difficilmente ha fatto affermazioni, al massimo parlava per farti domande, con la chiara intenzione di capire meglio, e spesso le sue domande erano mirate, strategiche e utili a guidarti in una direzione di chiarezza tra te e te. La regola aurea di una relazione sana, in ogni contesto, è la formula domanda più ascolto silenzioso, poiché è l'unica in grado di far sentire l'interlocutore interessante per noi e di fargli provare la piacevole sensazione di essere davvero visto. Se ci pensi, la sfumatura principale che ci fa innamorare di una persona o ci porta a riconoscerle un forte potenziale carismatico è il suo autentico interesse per noi. E non dovremmo dimenticare che si comunica più attrazione verso l'altro ascoltandolo piuttosto che parlando continuamente. In questi casi il silenzio è un chiaro messaggio che dice mi interessi, mi piace ciò che dici, mi trovo bene con te, mi piace ascoltarti ed è questo che cerchiamo in generale noi esseri umani occidentali. Quando usciamo con qualcuno, magari al classico primo appuntamento, dovremmo entrare in questo ordine di idee e renderci conto che se parliamo sempre noi, non convocando mai l'altra persona, probabilmente non avrà molta voglia di rivederci. Infatti non possiamo ascoltare tutti, poiché molti purtroppo non hanno la fortuna di essere interessanti. In un certo senso dovremmo meritarci di essere ascoltati, quindi è utilissimo conoscere almeno le basi del linguaggio del corpo per capire dagli atteggiamenti non verbali del nostro interlocutore se mentre parliamo è a suo agio oppure no, se è realmente interessato a ciò che stiamo dicendo o non vede l'ora di liberarsi di noi. Spesso mi trovo al ristorante da solo nelle pause pranzo tra un corso e l'altro e mi piace osservare le persone che siedono agli altri tavoli mentre parlano tra loro e non posso sentire ciò che si dicono a causa della distanza. Ogni volta mi rendo conto che in quei tavoli c'è sempre una persona che parla per il 90% del tempo e l'altra spesso è visibilmente annoiata. Una cosa che noto sia nelle coppie, sia tra colleghi che mangiano insieme, sia in tavoli in cui ci sono più di 2 persone, ogni volta mi domando perché.
Non siamo stati educati a leggere lo stato d'animo del nostro interlocutore e troppo spesso facciamo monologhi senza renderci conto che il nostro ospite sta vivendo un effetto soporifero. Poi al momento del commiato i monologhisti più sensibili a volte affermano «Oh cavolo, ho parlato solo io, perdonami, sono un chiacchierone». Ma la volta successiva il copione è identico. Ci rivediamo sabato prossimo. Buon cammino da Sergio Massi.